Benedetta primavera, quando arrivi? Ogni anno scorriamo il calendario e la data per il cambio di stagione non è mai la stessa. Insomma, non ci resta che affidarci all'equinozio, almeno lui, non cambia mai. Ma che cos'è questo equinozio di primavera? Quando cade? Perché cambia data di anno in anno? E che cosa significa veramente questa parola? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi sveleremo il reale significato di quell'incantevole parola equinozio, così legata a una stagione tanto attesa e alla durata delle nostre giornate. Cosa sappiamo di quel magico istante in cui il Sole passa per un punto preciso della sfera celeste? Cosa vuol dire davvero la parola equinozio? Scopriamolo insieme. Che rivoluzione! Il nostro pianeta disegna un'ellisse attorno al Sole, ma l'asse di rotazione della Terra non è perpendicolare al piano di rivoluzione attorno al Sole, ha un'inclinazione di oltre 23 gradi. Così la luce del Sole non incide mai con la stessa angolazione, ma varia costantemente. A questo fenomeno sono dovuti gli eventi astronomici che cambiano le nostre stagioni, gli equinozi e i solstizi. Gli equinozi in particolare sono ciascuno dei due punti di incontro dell'eclittica con il piano dell'equatore celeste. L'equinozio di primavera si verifica a marzo tra il 19 e il 21, quando i raggi solari sono perpendicolari all'asse di rotazione terrestre e quando da noi inizia la primavera, nell'emisfero australe comincia l'autunno. Con l'equinozio di settembre invece accade l'esatto contrario. Ma perché la data dell'equinozio varia di anno in anno? Questo accade perché l'anno di rivoluzione attorno al Sole dura oltre 6 ore in più di quello del nostro calendario. Così ogni 4 anni siamo costretti ad introdurre un anno bisestile per compensare il ritardo e questo artificio influisce sul cambio di data dell'equinozio. Ma vi siete mai chiesti quale sia il reale significato di questa parola equinozio, così determinante per la vita sul nostro pianeta? Con grande inventiva l'antica lingua latina crea la parola, sfruttando l'accostamento tra un aggettivo sempre uguale a se stesso e un sostantivo che mette fuori il naso solo quando tramonta il sole. L'aggettivo è equus, che vuol dire pari, uguale, e il sostantivo è nox noctis, che significa notte. Equinozio significa dunque notte uguale al giorno, e cioè quell'istante dell'anno in cui in tutto il mondo il giorno e la notte hanno pari durata. Non mi dispiace dunque pensare che nell'istante in cui scorgiamo il sole passare per l'equinozio, ci torni in mente con meraviglia la splendida etimologia della parola, che ancora oggi rende giustizia al giorno come alla notte, equilibrando la diseguale durata in ogni emisfero, seppure per un attimo solo.